un fotoreporter, come si dice? Un videoreporter. Un videoreporter. Siccome io sono arrivato che devo morire adesso, come se non fossi mai nato e mai esistito, succede che il mondo va alla rovescia. Tutto ciò che mi circonda non esiste, è tutto malvagità, mafia, furti, delinquenza, le istituzioni, la magistratura, i giudici, gli avvocati, i professionisti di grido. Però abbiamo dei bravi politici. Sì, abbiamo anche dei bravi politici. Il male sopravanza il bene di gran lunga, il 10%, il 20%, il 15%. Come fare per distruggere questo 85% in tutto il mondo? Questo è il quesito, la domanda, il punto interrogativo. E allora ecco perché io vorrei esprimere queste cose, visto che porto con me la totale infermità da 60 anni e approfittano e mi hanno messo sotto i piedi per cui io non esisto. La natura che ci circonda è maestra di vita, perché tutte le forme di vita, che non sono sempre le stesse, ma si moltiplicano, e tutte in equilibrio. Solo l'uomo è il più cattivo prodotto dell'universo. Ma ne siamo sicuri? È un punto interrogativo, però nello stesso tempo il quesito bisogna porlo. Allora ecco, ben vengano queste cose, perché si deve diffondere il sapere, la cultura. E l'università che fanno? Anche vanno all'università, uno prende le lauree, però rimane sempre ignorante. Abbiamo la Costituzione più bella del mondo, però non è agibile, perché sono sempre le forze del male che prevalgono. Io faccio parte dell'umanità, rappresento l'uomo, no? Che noi abbiamo rivalutato la stirpe dell'uomo come principe della natura. Niente più questa ignoranza, specialmente le religioni in questo caso. Hanno messo in cattiva luce la stirpe dell'uomo e ancora oggi Papa Francesco insulta la Costituzione tutti i giorni. La gente vuole sempre il meglio. Ma intanto tu devi far fronte alle tasse. Allora, mentre facevo una buona azione in Albania, 20 anni a portare aiuti umanitari ai cani e remorche, mi hanno fatto una multa insignificante. Per cattiveria mi hanno tolto tutto. E adesso mi trovo totale infermità mentale, incapace di intendere, di volere, non ho la mia autonomia. Non sono mai esistito. Eppure, ancora oggi lavoro dalla mattina alla sera. Solo io sono la persona antisociale. Non mi sembra proprio che sia incapace di intendere il mondo. No, voi venite con me all'igiene mentale e quelli sono tutti delinquenti. Allora hanno trovato motivo di una infrazione per fare del bene ai bisognosi albanesi, ma hanno creato una multa. A seguito di questa multa mi consegnano un certificato per presentarmi all'igiene mentale. Quello che era un primario morto di fame, dice questo è l'uomo più ricco di Taranto, l'ha messo sotto i piedi. Lei era l'uomo più ricco di Taranto? Almeno. Mio padre è buttato a Taranto Vecchio sulla spazzatura in Vico degli Innocenti, dove ci sono 2 pietre nere lì, a un vicolo, e lì mettevano i bambini e le persone che non potevano mantenere. E allora mio padre mi raccontava le sue avventure, pur raccolto morente a 7 anni e mezzo sotto un carretto. Naturalmente, non avendo nessuno, viveva di espediente, rubando di qua di là, pantalone, scarpe. Il problema è che al di là dei fattacci che avvengono e che sentiamo ogni giorno in televisione, quei ragazzi che muoiono, quella donna, eccetera, eccetera, ci sono le istituzioni, le persone che hanno il privilegio di avere un titolo di autorità nell'amministrazione della cosa pubblica e detengono il potere e fanno quelle che vogliono. Quello è amico di quello, quello è amico di quello, quindi la magistratura è un bordello, è un mercato.
Palamara come il tonno. Io ho fatto politica per 50 anni e vuole che non riconosca uno dalla faccia. Allora queste cose li potrei dire io a viva voce e ti mettono in galera pure. Perché tu crei la rivoluzione. E a 16 anni imparai tutto Leopardi a memoria in canti. Mi dicono che sono uno smemorato. Com'è il suo nome, mi scusi? Federico, 84 anni, mo sto nascendo, aprendo gli occhi.